Se stai pensando di aprire un business online nel 2025, questo è il video che fa per te. Benvenuto nel mio canale, io sono un business coach e per la precisione il coach dei coach. Guido le persone durante tutto il percorso nella costruzione del business, in particolare business high ticket come per l'appunto quello del coaching. Cominciamo subito con la primissima cosa che devi fare quando vuoi mettere in piedi un business online. La prima cosa da fare è scegliere un modello di business. Per la precisione, quindi, dovrai scegliere tra un modello di business nei servizi o e-commerce e per quanto riguarda i servizi sceglierai quale servizio puoi dare a seconda delle tue capacità personali, a seconda della tua situazione personale. Il secondo step è di scegliere una nicchia. Ma prima di tutto, che cos'è una nicchia? La parola nicchia si riferisce a un segmento specializzato del mercato che si concentra su un particolare prodotto o gruppo di prodotti. Ovviamente qui quando parlo di prodotto parlo anche di servizi. Questi servizi o prodotti vanno a servire degli specifici bisogni di alcune tipologie di consumatori. Quindi la nicchia rappresenta una porzione molto più piccola di un mercato molto vasto. E questo consente ai business di concentrare i loro sforzi su un gruppo molto ben definito o una tipologia specifica di prodotto o servizio, piuttosto che cercare di vendere a tutti indistintamente. L'essere così specializzati fa sì che le compagnie, che quindi le aziende, incontrino delle preferenze uniche dei loro consumatori in maniera più efficace e spesso questo porta non solamente a una grande lealtà da parte del cliente, che quindi tende a tornare e a effettuare altri acquisti, ma porta anche a il riconoscimento del tuo business rispetto alla concorrenza. Perciò scegliere la nicchia è veramente un passaggio fondamentale e questo è veramente la primissima cosa che devi fare dopo che hai scelto quale tipologia di business vuoi costruire. Come ho imparato nel modo più duro diverso tempo fa, quando ho iniziato da zero, è meglio concentrarsi su una specifica nicchia. Poi, dopo che tu sei partito e hai costruito una buona reputazione nel mercato, puoi espandere i tuoi prodotti o servizi con nuove linee e puoi cominciare a offrire oggetti o servizi relazionati al servizio o il prodotto principale. Quindi, come scegliere la nicchia? Il primo passo è analizzare la concorrenza. Dalla concorrenza puoi capire se ci sono opportunità di vendita, se il mercato sta facendo fatica e puoi capire anche che tipologia di clienti stanno targetizzando e come comunicano con loro e leggendo anche tutte le recensioni. Per fare tutto questo non hai bisogno di software o app che costano tantissimo, puoi farlo manualmente. Ora ti spiego come puoi farlo organicamente. Comincia cercando il nome della tua concorrenza su Google e aggiungi Reddit per trovare qualsiasi post utile. Cerca anche il nome del tuo concorrente più Quora e anche questo ti può procurare dei dati di marketing. Tuttavia è importante essere consapevole dei falsi positivi, come li chiamo io. Infatti anche su Reddit e Quora puoi incontrare dei falsi positivi, come per esempio dei concorrenti del brand che hai scelto che condividono delle esperienze negative, o anche lo stesso brand che utilizza dei profili falsi per promuovere le vendite lodando il loro prodotto o servizio. E non dimentichiamo che anche in siti di recensioni come Trustpilot puoi trovare dei falsi positivi. Le recensioni su Trustpilot possono anche essere comprate e molte compagnie, quando ricevono dei feedback negativi, cercano di compensare quelli negativi acquistando delle recensioni positive. Come facciamo a sapere se una recensione è autentica oppure no? Nei forum come Quora o Reddit
puoi controllare l'account dell'autore della recensione. Se il loro lavoro per coincidenza si allinea con la tua nicchia, fai attenzione, e in più controlla anche i loro post precedenti e commenti. Se tu noti molti contenuti simili, molto probabilmente è un troll e la loro esperienza potrebbe non riflettere un vero problema con la tua concorrenza. D'altro lato, se molte persone diverse stanno parlando positivamente della tua concorrenza e i loro account mostrano attività su argomenti non correlati, allora può essere un segnale autentico. Hai trovato un concorrente che sta davvero andando alla grande nella tua nicchia. E ricordati di fare un controllo incrociato anche nei loro social media. E mentre controlli questo, se trovi che questa mia lezione sia interessante, per favore metti like a questo video. E adesso ritorniamo al nostro argomento. È veramente importante capire la situazione molto bene. Prima di spendere anche un solo centesimo, devi assicurarti che ci siano veramente delle persone che stanno facendo soldi nella nicchia che hai scelto. Inoltre controlla anche i siti delle recensioni. Quando visiti questi siti, controlla il numero dei feedback e anche il rating. Per esempio, se un concorrente ha 50 recensioni e un punteggio di 4.7 su 5, con solamente 2 recensioni negative, per me questo è un campanello d'allarme. Fai attenzione alle recensioni negative. Se contengono dei commenti significativi, potrebbe significare che il tuo concorrente non sta vendendo quanto dice di vendere. Consiglio di controllare dai 5 ai 10 concorrenti nella tua nicchia e di analizzare attentamente tutti i dati per determinare se veramente è valido considerare di cominciare un business in quella nicchia. Se i tuoi concorrenti sono in quella nicchia da anni e hanno un punteggio su Trustpilot di circa 4.7 con magari 1200 recensioni, è chiaro che stanno andando bene. È anche interessante andare a guardare le recensioni negative per capire quali sono i problemi che i clienti stanno segnalando. Questa informazione può veramente aiutarti a migliorare il tuo servizio e prodotto, e non dimenticarti di controllare le date delle recensioni più recenti, perché ti possono dare degli indizi sul volume delle vendite. Un altro consiglio utile? Controlla la libreria delle ad di Facebook e TikTok per vedere se hanno delle ads attive e per quanto tempo. Questi dati ti possono dare una chiara visione delle loro vendite. A questo punto, se sei veramente sicuro che quella nicchia è profittevole, è importante chiarire come vuoi costruire il tuo business. Un buon modo di iniziare è guardare i concorrenti che hanno successo, ma ricordati una cosa fondamentale: tu sei nella fase startup, mentre loro hanno già un business ben stabilito. Tu non puoi copiare il loro modello, a meno che tu non abbia 6 zeri da investire, altrimenti rischi il fallimento immediato. E parlo per esperienza. Anni fa ho cercato di emulare il successo di altri, senza considerare 2 fattori chiave. 1. Sono nel mercato da anni. E 2. Si sono costruiti una base di clientela fedele, e quello è il segreto del loro successo. A meno che tu non abbia 20.000 euro da investire in annunci pubblicitari, è veramente difficile raggiungere il loro risultato, specialmente quando parti da zero. Ricordati di partire con piccoli passi, tenendo tutto il più semplice possibile. Concentrati su una nicchia specifica e sul tuo prodotto flagship, che è il tuo prodotto principale. E se hai deciso di offrire i servizi, fai la stessa cosa col tuo servizio primario. Prendi un quaderno e scrivi qual è il tuo prodotto o servizio principale. Devi costruire il tuo business
attorno ad esso. E se ti interessa posso approfondire questo argomento, basta che me lo metti nei commenti. E su questo argomento voglio specificare che molte persone chiedono migliaia di euro per queste stesse informazioni, mentre io qua te le sto dicendo completamente gratuitamente. Giusto per dire. E in più, a proposito di questo, se hai bisogno di un'analisi esperta della tua situazione personale, in questo momento sto offrendo una consulenza gratuita. Trovi il link qui sotto nella descrizione del video, soprattutto se vuoi mettere in piedi un business high ticket. Analizzerò la tua situazione personale e creerò anche un piano completamente personalizzato con una precisa strategia che puoi attuare subito. E tutto questo lo sto offrendo momentaneamente gratuitamente, quindi approfittane e clicca il link sotto questo video. Non costa niente, ti conviene approfittarne fino a quando questa offerta limitata durerà, perché non durerà in eterno. Se hai domande o dubbi, mettili sotto nei commenti. Se ti è piaciuto questo video metti mi piace e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!